Benvenuti, sono Paolo Scala, lavoro all'Istituto per le Tecnologie della Costruzione del CNR e oggi vi voglio parlare del rapporto tra efficienza energetica e sostenibilità e di cosa stiamo facendo per minimizzare l'impatto sull'ambiente. Molti di noi conoscono questo grafico relativo alla certificazione energetica degli edifici. Sostanzialmente quello che sappiamo è che se un edificio è in una classe energetica alta, diciamo A o B, le spese energetiche saranno più contenute, quindi avremo un risparmio sulle bollette. Nonostante l'aspetto economico sia comunque importante, non è l'unico da tenere in considerazione, perché un edificio energeticamente efficiente è anche un edificio sostenibile, con un impatto positivo sull'ambiente. Perché questo è importante? Perché, come potete vedere da questo grafico che io ho preso da un report delle Nazioni Unite del 2017, gli edifici contribuiscono per il 28% all'immissione globale di CO2 nell'atmosfera, che è uno dei principali responsabili dell'effetto serra e quindi del global warming. Nel 2015, infatti, l'82% del consumo energetico totale degli edifici è stato fornito da combustibile fossile. L'effetto del global warming è sotto gli occhi di tutti, sfortunatamente. Questo è un grafico del NOAA, che è un'agenzia statunitense per l'atmosfera e gli oceani, che illustra le anomalie termiche, ossia la differenza di temperatura registrata in un dato mese e la media trentennale calcolata sul periodo 1981-2010. In questo caso stiamo guardando le anomalie termiche registrate a settembre 2019. Come potete vedere, ci sono diverse zone rosso intenso dove quindi si è registrata un'anomalia termica da record. È ormai evidente come sia necessario in ogni settore ridurre il più possibile l'impatto umano sul clima e sulla natura in generale, di modo da invertire quello che è un trend negativo ormai consolidato. All'Istituto per le Tecnologie della Costruzione noi stiamo lavorando ad un progetto europeo, quindi un progetto finanziato dall'Unione Europea, che si chiama Happen, che affronta proprio questi temi nel settore delle costruzioni. Perché Happen? Anzi, che cos'è Happen? Innanzitutto Happen è un acronimo che significa Holistic Approach and Platform for the Deep Renovation of the Med Residential Built Environment. Ovvero, tradotto in italiano, è un approccio olistico e una piattaforma per il deep renovation dell'ambiente residenziale costruito nell'area mediterranea. Questo insieme di parole, che forse sembra poco comprensibile, in realtà ci dice che Happen è un approccio olistico, ossia integrato, multicanale, composto da più parti. Questo approccio è supportato da una piattaforma software, vedetela come un sito web molto avanzato che offre delle funzionalità avanzate, ed è relativo alla deep renovation, ossia ad un particolare tipo di ristrutturazione che vedremo successivamente. Di che cosa? Di edifici residenziali, quindi case, non parliamo di capannoni o di uffici, e che nel nostro caso si trovano nell'area del Mediterraneo. Per cui il concetto chiave qui è la deep renovation. Nello specifico, quindi, vediamo un attimo semplicemente, velocemente, che cos'è. Per deep renovation o deep retrofit si intende un processo di ristrutturazione che coinvolge vari aspetti di un edificio, volto a ridurre il consumo energetico di questi edifici di almeno il 50%. Questo processo tiene in considerazione di moltissimi fattori, quindi a differenza della ristrutturazione, chiamiamola standard, tradizionale, vengono presi in considerazione dei fattori come ad esempio l'area climatica in cui sorge l'edificio, oppure l'orientamento, ma anche i materiali di cui sono fatti i muri, gli infissi, i sistemi di riscaldamento e di raffreddamento e così via. L'obiettivo ultimo di una deep renovation di un edificio è quello di far diventare l'edificio un edificio ZEB, ossia uno Zero Energy Building. Attraverso l'utilizzo e la produzione di energia da fonti rinnovabili, come ad esempio l'energia solare, l'edificio a fine anno raggiunge un bilancio energetico pari a zero, come a dire che l'edificio consuma tanta energia quanta ne produce. L'approccio di Happen, abbiamo visto la Deep Renovation, è basato su una piattaforma software, la Happen Platform, che funziona un po' da spina dorsale di tutto il processo. Infatti la Happen Platform è il punto di incontro virtuale tra i principali attori del mercato del Deep Renovation, i privati interessati ad intraprendere un'opera di ristrutturazione, i professionisti che operano nel mercato delle ristrutturazioni di edifici e i policy makers, come ad esempio i legislatori e i politici. Ognuno di questi attori avrà accesso attraverso la Happen Platform a strumenti e contenuti adatti alle proprie esigenze.
Per esempio, attraverso la Happen Platform si avrà accesso a corsi di formazione e materiale tecnico e divulgativo di alto livello, differenziato sulla base delle proprie conoscenze e necessità. I professionisti, per dire, potranno seguire i corsi in modalità e-learning per diventare degli esperti certificati nella Deep Renovation, mentre chi è interessato a rinnovare la propria casa, quindi i privati, potrà trovare del materiale informativo semplice ed esaustivo, come ad esempio le nostre e-pills, pillole video di 1 minuto che riguardano diversi aspetti dell'efficientamento energetico. Inoltre, sulla Happen Platform saranno disponibili diversi strumenti a supporto di tutto il processo di ristrutturazione. Soprattutto i professionisti del settore avranno accesso a strumenti avanzati che permetteranno loro di valutare velocemente e in maniera efficace un edificio e di trovare rapidamente delle soluzioni ottimali per migliorarne l'efficienza energetica. A questo proposito voglio farvi vedere uno di questi strumenti. Bene, questo strumento, che come vedete ha un'interfaccia ancora molto spartana perché è comunque uno strumento, un prototipo, permetterà ai professionisti di calcolare quelli che sono chiamati pacchetti di soluzioni ottimali relativi alla ristrutturazione di un edificio. Quindi il professionista dovrà compilare tutti questi campi. Vedete che ci sono diverse tab, questa che stiamo guardando è relativa ai muri, quindi bisogna sapere il costo di un determinato tipo di muro e la sua resistenza termica. Per le finestre ci sono altri parametri, per i sistemi di riscaldamento e di raffreddamento e per l'acqua calda domestica ci sono altri parametri ancora. E a questo punto, nel momento in cui il professionista inserisce tutti i parametri che secondo lui sono rilevanti, può schiacciare compute e automaticamente il sistema calcola 12 pacchetti di soluzioni ottimali, dove viene evidenziato come prima cosa quanto viene risparmiato in termini di energia, quanto viene risparmiato in termini di emissioni di CO2 e poi varie altre informazioni utili, come ad esempio tutti gli elementi da cambiare, che tipologia ad esempio di muro deve essere cambiata, qual è il costo. Viene specificato anche il costo totale per appartamento, diciamo per unità abitativa, e più altre informazioni più dettagliate. Questo è un aiuto, diciamo, molto molto importante ai professionisti, che permette in poco tempo di avere un'idea di quanto potrà costare un determinato tipo di renovation e dove si dovrà agire, ovvero su quali elementi. Come avrete intuito, Happen comunque è un sistema complesso. Io sono riuscito a presentarvi in questo breve video solo le funzionalità principali, diciamo, ma vi invito a venirci a trovare sul nostro sito ufficiale, che è medzeb-happen.eu, oppure a iscrivervi a uno dei nostri social che vedete qui elencati, e per qualsiasi informazione o curiosità scrivetemi pure alla mail scala@itc.cnr.it. Io sono Paolo Scala e vi ringrazio per l'attenzione.